Ciao ragazze mie e ragazzi miei e bentornati sul mio canale. Allora, io volevo ringraziarvi in modo spasmodico per tutto l'amore di cui mi avete inondato in questi giorni di picchi di fuoco. E infatti ho detto adesso mi siedo e faccio un video alle ragazze e ai ragazzi per ringraziarli, per farvi capire quanto amore siete, quanto la bellezza, e questa si chiama bellezza, questa si chiama, questa si chiama bellezza. Io sto benissimo, a parte sono in nettissima ripresa e a parte no, le forze che stanno lavorando su di me per l'ascesa finale di di questo travaglio evolutivo. E molti di voi non lo sapevano che ero influenzata, io lo dico sempre su Instagram, ragazze, le notizie, quelle che vi devo dare al volo, lo dico sempre su Instagram e quindi in questa settimana avevo già fatto dei video per voi, guarda caso, che non c'è il caso, e quindi abbiamo pubblicato quei video lì. Quindi lo dico per le ragazze e i ragazzi che mi hanno mandato mail che non lo sapevano. Ho avuto un picco di fuoco molto alto, 38,5 di febbre, così in un giorno, per trasmutare. E mi sono vissuta questi giorni come una benedizione, come eh, se fossi stata scelta in quel momento per fare un passo successivo. E quindi ho fatto tutto ciò che la mia mente giudicava folle e irrazionale, ovviamente, affidandomi completamente al Dio del fuoco, perché mi sono chiesta di che nome è, che nome dai a questa sensazione, che nome dai a questo fuoco nel corpo che mi ha paralizzato venerdì. Questo fuoco nel corpo, agli arti, queste lame nella gola, che nome dai? Fuoco. E allora ho chiuso gli occhi e ho cercato di immaginare che tipo di volto avesse questo fuoco. Ed era una lingua di fuoco. E quasi ho provato una commozione, perché è come vedere il Dio che ti sceglie per darti il suo potere. Allora tu devi esserne all'altezza. Il potere è tanto grande quanto più forte il dolore. E quindi io ho detto, mio Dio del fuoco, io voglio essere alla tua altezza. Aiutami a vedere quello che ancora non vedo e aiutami a fare quello che devo fare, quello che devo diventare. Io ho fede in te, io mi affido a te, io voglio essere alla tua altezza. E così mentre ripetevo questo mantra magico, a un certo punto mi sono addormentata, penso collassata perché erano... la mente non c'era più e allora mi sono collassata completamente. Cioè perché era troppo forte il dolore nel corpo. Poi io non uso medicinali da alcuni anni a questa parte. Non ho voluto usare, ragazze mie, nemmeno medicinali naturali. No. Per le prime 24 ore non ho voluto. Ma l'ho fatto dopo, con la coscienza di non per far passare prima quella cosa. Perché avevo preso coscienza che era un dono, un potere, e io lo volevo tutto quel potere. Non volevo lasciare nemmeno una goccia, volevo essere all'altezza di tutto il contenuto di quel potere, di quel fuoco. E allora mi sono addormentata, mi sono svegliata e qualche ora dopo che i dolori al corpo erano spariti. Magico, incredibile. Rimaneva quello alla gola, che ancora adesso ho un po' di difficoltà a deglutire, però
cioè sto benissimo rispetto a qualche giorno fa, ma stavo anche bene in quel delirio, attenzione. Il punto è perché vi sto raccontando questo, perché sapete che vi passo tutta la mia esperienza, quello che mi funziona, che mi rende nell'estasi. E allora quel fuoco, come tutta la sintomatologia, qualsiasi tipo di sintomatologia, arriva per bruciare gli attaccamenti. Bruciare gli attaccamenti. Gli attaccamenti sono zavorre che ti tengono legata a terra, ti appesantiscono. E allora per acquisire il favore del Dio e il suo potere, affinché io possa volare, ho permesso a quel fuoco di bruciare gli attaccamenti necessari affinché potessi volare. E quindi è stata una scelta consapevole. E poi ho iniziato con i rimedi naturali, il mio teatri, eucalipto, gargarismi di teatri, eucalipto, bicarbonato, limone, olio essenziali vari. Però quelle 24 ore ho detto adesso me la gioco come dico io. Solitamente è già un po' di anni che io ho questo tipo di approccio, perché ho avuto sin dall'infanzia una salute molto cagionevole, dei gravissimi crisi respiratorie sin dai primi mesi di vita, e da lì è iniziata proprio tutta la mia, fino ai 26-27 anni, ero bombardata di medicina. Ho preso il cortisone fino a 25-26 anni, con la bomboletta, il Symbicort, lo conoscete, sempre nella borsetta con questo Symbicort, e cortisone, antibiotico, quindi ho passato quasi 25 anni della mia vita, 26 anni della mia vita, con una salute cagionevole alimentata da una somministrazione eccessiva di questi medicinali. E io non ho nulla contro le medicine tradizionali, assolutamente, perché io sono a favore della coscienza, quindi questa è la mia esperienza e mi sperimento, faccio delle prove su di me, sono consapevole del valore profondo dello squilibrio emozionale che si riversa nel corpo, come la chiamiamo oggi malattia. Sono consapevole del profondo valore, sono consapevole anche dei livelli di coscienza delle persone, però. A mio padre, nonostante sia un illuminato per conto suo, non gli puoi togliere le 80 medicine che si prende per il cuore, cioè non gliele puoi togliere, no? E quindi, però mio padre ha un percorso straordinario di illuminazione, quindi lui dice cose che vengono dalla sua esperienza di vita e non ha fatto tutti gli studi che ho fatto io, vengono dalla sua esperienza animica, quindi di altre vite e di questa. Però a mio padre non gli puoi togliere le medicine, i vaccini, mio padre è proprio è medicina dipendente. Poi si lascia coccolare anche da me con le lampade infrarossi che gli ho regalato per il compleanno a dicembre, con le lampade infrarossi, sta lì tutto il giorno, anche con i rimedi col teatri, quando ha la tosse forte, perché è un grande fumatore, e quindi si fa il teatri con la pentola, però non gli puoi togliere le medicine e va bene così, è perfetto così, perché non è la medicina in sé il problema, no, è la coscienza della persona. Ognuno di noi ha una coscienza che si fa portavoce del Dio che lo incarna, no? Quindi non c'è un giusto o sbagliato, c'è un seguire il corso del proprio destino,
che ha in sé determinate sfide, qualità e talenti. E quindi il lavoro è sempre su di sé, non giudicare, perché il giudizio ha a che fare con una morale che certamente tra di noi è corrotta, perché siamo in un sistema corrotto, invischiato in queste forme pensiero, non in queste credenze. Spero che mi stiate sentendo, ragazzi, perché la voce ce l'ho davvero bassa, magari appena esporto il video sul computer vedo di alzarla un po'. E tutto ha a che fare con le nostre, con lo sviluppo di sé. Siamo in un sistema corrotto, invischiati in delle forme pensiero che non hanno a che fare con l'equilibrio dell'uomo, la bellezza della natura, la poesia della vita, ma hanno a che fare con una società meccanicistica che ci vuole manipolabili, prevedibili, controllabili. E quindi la società del grande capitalismo è proprio questa, non ha a cuore le sorti dell'umanità intesa come bellezza. Quindi noi seguiamo una morale, un'etica morale piuttosto che l'etica naturale. Ecco, il lavoro su di sé, il rendere tutto sacro nella nostra vita, tutto sacro, portare, come diceva anche Steiner, padre dell'antroposofia, l'obiettivo dell'uomo è portare lo spirito nella materia, cioè rendere consapevolmente sacro tutto ciò che fa. E quindi il senso è vedere ogni cosa che ti accade come la manifestazione del divino che vuole solo il tuo massimo bene. E la vera rivoluzione che possiamo fare oggi non è quella di gridare contro qualcuno o fuori, no. È una rivoluzione interiore. E la vera rivoluzione è proprio quella di iniziare a sentirci come madre terra, come figli prediletti della terra, e iniziare a rispettare il nostro corpo come madre terra, come la natura, essere sempre più in contatto con quella parte naturale, selvaggia che ci abita dentro, ed è quella parte a cui noi dobbiamo affidarci per compiere le nostre scelte, anche se anche lì noi abbiamo tutti un karma già stabilito, è un destino. Il karma va risolto e il destino va compiuto. Il destino è frutto del karma. E voi dovete sapere che i vostri sogni, i nostri sogni, sono la misura del nostro destino. Cioè quello che tu hai come sogno da realizzare ha a che fare con quello che la tua anima vuole che tu compia. E le sfide del karma sono funzionali affinché tu possa andare incontro a quei sogni, ossia al tuo destino. Il nostro libero arbitrio ha a che vedere proprio con questo, nel dire sì al karma e smettere di dire no. Cos'è il karma? Il karma è quello che la tua mente giudica negativo, quello che ti accade la tua mente giudica negativo. La maggior parte delle volte viene inteso in questo senso. La cosa più fresca che abbiamo, questa febbre che ho avuto negli anni passati,
20 anni fa avrei detto, oddio, la febbre, non riesco a muovermi, voglio anestetizzare questa situazione, voglio non sentire dolore, mamma, dammi la medicina. Adesso dico, benedetta sia, perché dietro questo fuoco c'è un potere a cui io sto andando e voglio esserne all'altezza, devo sentirlo tutto. Quindi, fin quando noi diciamo no al karma, riperpetueremo le stesse cose. E, e anche se abbiamo dei sogni meravigliosi, le sfide saranno sempre le stesse, su livelli più grandi, perché la tua anima vuole che tu realizzi i tuoi sogni, perché la volontà dell'anima è la volontà ad emergere. E quando ti manda un desiderio, è la voglia dell'anima di emergere. La nostra mente razionale è illusoria, fa parte dell'ego. L'ego è illusorio, l'ego è mortale, non è immortale. L'ego, la mente razionale, non può immaginare, non ha la facoltà immaginativa, non ha la facoltà dei sogni. Quindi quando a te arriva un'immagine di un sogno, non è l'ego che te lo manda, perché l'ego non può immaginare, può solo fare calcoli, la mente razionale. Quindi tu capisci che il tuo sogno è voluto dall'anima, è la spinta dell'anima ad emergere. E la vita è un posto meraviglioso. Quindi ragazze mie e ragazzi, grazie all'infinito, abbiamo creato una grande comunità al servizio del risveglio collettivo, laddove andiamo incontro alla bellezza naturale, all'anima selvaggia, quell'anima che riscoperta ti porta i tesori più belli e meravigliosi che tu non avresti mai potuto pensare. E quindi ergetevi sempre al di sopra del giusto e dello sbagliato, del bene e del male. Andate incontro alla vostra natura selvaggia e chiamate il vostro sé superiore. Portate la poesia nel quotidiano, perché è quello di cui la Madre Terra ha bisogno. Quindi ragazze mie, ragazzi, tu stai riprendendo? Sì. Io volevo vedere dei messaggi. Volevo fare dei messaggi per vedere quali sono i messaggi di questa ascesa per noi. Poi vi stavo dicendo, aspetta, anche un'altra cosa rispetto a come ho vissuto questi momenti di grande fuoco. Ecco sì, ho capito questo vi volevo dire. A un certo punto, ma se non sbaglio ve l'ho detto prima, non lo so perché sono un po' rimbambita ancora. Ehm, Ci sono stati momenti, dei piccolissimi picchi, in cui ho sentito in quel dolore forte del corpo dei picchi di estasi e ho sentito che quel dolore è solo energia, forza, energia. Non è un dolore, non è fuoco. A un certo punto sento che è solo energia. E quindi più energia riuscivo a contenere e a spaccare i veli della mente, a tranciare il velo della mente, più quello mi rendeva forte. Ed è una forza che poi si palesa nel corso dei giorni quando c'è la totale ripresa, no?
Quindi aspettatevi magari 25 video al giorno, perché 25 video al giorno, così. Ed è bellissimo. Allora, ragazze e ragazzi, vediamo quali sono i messaggi. Voglio vedere, partiamo con i Sefirion, con gli Angelion, quali sono i messaggi per il collettivo, per la mia meravigliosa comunità e per il collettivo, chiunque entri consapevolmente a far parte della nostra meravigliosa comunità, inconsapevolmente, consciamente, insomma, come il destino lo manda. Vediamo qual è il messaggio di ascesa verso l'estasi. Vediamo. Prove iniziatiche, affrontare le paure, esperire. Credo che sia proprio reso conto di quello che abbiamo detto adesso. La prova iniziatica fa sempre paura all'ego, alla mente razionale, perché porta la mente razionale a squarciare, porta l'anima a squarciare il velo della mente razionale. E quindi è proprio quello che ho attraversato in questi giorni, affrontando le mie paure, affrontando gli attaccamenti, perché la paura ha a che fare con la paura di staccarsi da un attaccamento, no? Esperire, cioè fare l'esperienza. Quindi il messaggio al collettivo è proprio questo: non aver paura di fare l'esperienza di bruciare i tuoi attaccamenti, perché sono quelli che ti faranno volare e ti rendono libera. Le prove iniziatiche hanno a che fare con quelle che la tua mente giudica le prove negative del karma, ma sono dei, divinità, enti. Tutti gli eventi sono enti, entità, dei, de. Affrontali senza paura, perché il Dio vuole che tu lo accogli. E più è forte un dolore emozionale, emotivo, fisico, più è grande la forza che tu puoi contenere, altrimenti il Dio non te la manda. Ok? Affrontalo a modo tuo, affrontalo affidandoti al Dio che ti incarna. Ok, ancora. Conoscenza intuitiva, sensitività, magia. Guardate come si stanno parlando. Facendo questo ti arriva la magia. Passi dalla vittima del karma, vittima, a quando sei inconsapevole di che cos'è il karma, a mago, magia. Quando tu incameri il potere del Dio, tu inizi a creare consapevolmente e acceleri il processo della manifestazione dei tuoi desideri. Affrontando questo ti arriva la magia, ok? È bellissimo, ancora. Principio maschile, azione, nobiltà d'animo, eroismo. Fate che la vostra parte maschile, cioè l'azione, siano atti eroici. Quindi, per affrontare le prove iniziatiche relative agli attaccamenti, alle paure, qualsiasi forma di dolore, psicofisico, agisci con eroismo. Questo porta alla magia. Cioè, ditemi voi se io... È bellissimo, ragazze mie e ragazzi, è veramente bellissimo. Veramente stupendo, stupendo. Quindi, detto questo, ragazze mie, io concluderei qui, perché vado a riposare un po' la voce, perché non voglio esagerare, perché vi devo fare 25 video al giorno appena sono completamente ripresa.
E grazie dal profondo dell'anima, con tutto l'amore che ho dentro, grazie, 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 sempre più invincibili, unite e uniti, sempre di più. Quindi ragazze mie, ragazzi, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua.